Sono all'interno di un bunker sotterraneo nato e mi sono perso. C'è un'umidità incredibile. E adesso c'è un altro corridoio. Questo è incredibile. Corridoio centrale delle diramazioni. Cacchio porta sta roba? Incroci qua, qua, qua giù. C'è ancora un altro ambiente. Comando delle forze terrestri alleate Sud Europa. Guarda qua, Alfa Romeo. E l'infermeria. I letti. Tutto quello che vedrà in questo video fino a 23 anni fa era coperto dal più alto grado di segretezza dei protocolli NATO, Cosmic Top Secret. Entreremo infatti insieme dentro Backyard, letteralmente giardino dietro casa. Era il nome in codice militare della NATO del bunker segreto che ospitava il comando forze terrestri alleate del Sud Europa. Stiamo parlando di una struttura che rimase operativa fino al 2000 24 ore su 24, che era in appoggio a West Star, il bunker di Affi, il più grande bunker antiatomico d'Europa. Al suo interno aveva sala mensa, dormitori, un gruppo elettrogeno completamente autonomo. È una struttura veramente enorme, tutta sottoterra su un unico piano con 3 tunnel a forma di Y. Ma ora andiamo in moto, attraversiamo l'altopiano dei Monti Lessini e raggiungiamo il paese di Grezzana, dove è situata questa base. Guarda il video fino alla fine perché all'interno del bunker troveremo delle cose e una tecnologia che non puoi nemmeno immaginare. Andiamo! Ok, eccomi arrivato a Grezzana, questo paesino di 10.000 abitanti. Adesso sono in un parcheggio e aspetto il mio contatto per entrare nella base segreta Backyard, giardino sul retro. Poi in realtà da quello che so la base dovrebbe essere all'interno di questa montagna qui. Vedo qualche costruzione lì sopra e dovrebbe essere nascosta lì. Un paesino che alla fine è di 10.000 abitanti, in un'area sì industriale, ci sono delle industrie di marmo ai piedi dei Monti Lessini. Tutto ti immagineresti meno che ci fosse una base segreta che, ricordo, era in appoggio a West Star, che è il bunker antiatomico più grande d'Europa che si trova a Assi, attualmente in ristrutturazione. Poco dopo si avvicina una macchina con all'interno 2 persone che mi dicono di seguirli. Sono i miei 2 contatti, Claudio e Giorgio, che mi permetteranno di entrare all'interno della base e di documentarla. Allora ragazzi, ho preso i miei contatti, anzi sono con Claudio e Giorgio, che sono i presidenti dell'associazione che tengono in manutenzione questo bunker. Sono su una stradina di campagna e guardate, quella lì dietro di me è l'ingresso del bunker. Adesso entriamo e vediamo com'è dentro. Ricordo che questo è un bunker che non è stato ripristinato, ripulito, è rimasto com'era quando è stato abbandonato praticamente. Questo bunker qua poi è stato abbandonato negli anni 2000, quindi non è tantissimo, sono solo 23 anni che è stato lasciato. Qui c'era il comando delle forze terrestri della NATO del Sud Europa. Allora ragazzi, ci sono, adesso entro nella base, sarò da solo, mi metto il faretto perché dentro non c'è impianto elettrico. E attenzione perché non entriamo in un museo, entriamo in una vera e propria base abbandonata come l'hanno lasciata 23 anni fa i militari. Preparatevi a vedere una cosa incredibile. Questo è l'ingresso della base. Qua c'è un cartello: portare il pass ben visibile, show your pass. Fermati, pensa, cerca. Hai qualche documento classificato nelle tue tasche o nella valigetta? Non portarlo a casa. Qua c'è la scritta Backyard. Incredibile, è veramente buio. Questi sono scritte originali: parlare a bassa voce, circolare il meno possibile nei corridoi, non dimenticare le combinazioni. C'è un'altra porta ancora, sempre con questa cosa, con questa chiusura tipo nautica. Questa parte qua ragazzi era il locale docce, la zona di decontaminazione. Ci si spogliava completamente, si buttavano i vestiti in quella botola praticamente, e poi qua c'era un altro ingresso con un'altra porta. Guarda qua i rotoli di filo spinato. Guarda giù quanto è lungo il corridoio. Qua un'altra porta di nuovo, abbiamo 3 porte prima di entrare nel bunker vero e proprio.
Ora, il corridoio è lunghissimo, fino a giù ci sono tutta una serie di porte laterali. Guardate quante altre porte blindate ci sono. 1, 2, 3. Veramente qua sopra c'è l'illuminazione. Guarda quanta umidità c'ha. Queste sono scritte originali. Parlare a bassa voce. Porta chiusa. Qui all'ingresso dall'altra parte, guarda qui, è il locale docce. Qui di sopra sono le caldaie, in alto a destra. Un armadietto. Veramente i brividi questo posto. Adesso chiaramente questo era un bunker operativo, quindi andremo a vedere tutti gli altri ambienti, la war room e il gruppo elettrogeni, perché doveva essere completamente autonomo dal punto di vista energetico. Ok, continuiamo. E qua, questa qui è la sala proprio dei gruppi elettrogeni principali. Questi sono documenti dell'epoca. Guarda che bestia questi gruppi elettrogeni. Guarda, quel quadro comandi è enorme. Io sono alto 1,80 e arrivo qua. Guarda qua, Alfa Romeo. Sono gruppi elettrogeni fatti con motori dell'Alfa Romeo. Questa sala è gigantesca. Ci sono 1, 2, 3, 4. 4 di questi motori. Pensa qui che continuo ricambio d'aria doveva esserci, perché adesso guarda l'umidità come gli ha staccato la vernice, per evitare che appunto si formassero queste incrostazioni. Guarda qui, assistenza lettura dell'IP. Questo è incredibile. Questa è la sala intera quanto è grande. Guarda che quante apparecchiature complesse ci sono. Questa sala è gigantesca anche questa. Qua è stato tutto devastato. Motori Carrier. Quanti soldi spesi per la guerra, per difendersi almeno. Pensa soltanto a costruire queste robe in cemento armato per essere resistente alle armi atomiche e portare tutta questa cosa qua dentro e montarla. Questa invece era probabilmente la sala per le manutenzioni, con tutti gli attrezzi. Guarda, sono le sagome dei vari attrezzi, banco da lavoro. Chiaramente non è che potevi chiamare l'idraulico per sistemare qualcosa all'interno di una base segreta NATO, quindi dovevi far tutto in casa. Questa qua era la cucina, con gli elettrodomestici, il forno, le piastre, il frigo. Un altro corridoio. È lunghissimo, è veramente enorme questo posto. Adesso spero di trovare una mappa in modo che così mi oriento meglio. Eccola, questa è la mappa della base, fatta tutta su un unico livello. Corridoio centrale delle diramazioni in modo da formare una Y. Adesso da quello che mi ha detto Claudio io mi trovo qua, esattamente qua. Questa qui a sinistra dovrebbe essere la war room, quindi ora seguo questo corridoio e poi qui ci dovrebbe essere un'altra cosa interessante, quindi faccio questo giro qui. Qui la carta telefonica dei vari siti, Backyard, West Star. Ok, andiamo, seguo questo corridoio qui, che è questo qua davanti a me, completamente nell'oscurità. Guardate, se spengo la torcia non vedi più niente. Andiamo a vedere, questa è l'infermeria. Guarda qua i letti, boccetta con dei vari medicinali. Poi chiaramente c'è il locale delle docce, bagno. C'era probabilmente un piatto doccia e un'altra doccia. Era lì. Era qua la macchina da scrivere, il rapporto. Comando delle forze terrestri alleate Sud Europa. Segreteria amministrativa sezione personale Verona. Ok, andiamo a vedere cosa c'è qua giù. Più dell'80% delle stanze sono vuote, state depredate. Abbiamo un soffitto che sarà alto sempre a volta, ma ad occhio sarà alto 4-5 metri. Allora continuiamo, andiamo a vedere cosa troviamo. Questa sala per esempio è enorme, è su 2 piani, gigantesca. Qua un'altra sala enorme. Qua c'erano delle cartine. Guarda, questo è il lago di Garda. Questo è di tutto il nord Italia e parte dell'Europa. E qui le scale probabilmente che utilizzavano per salire sopra e mettere, non so, scrivere qualcosa sulla cartina. Chiaramente parliamo di un'epoca in cui tutto era analogico. Tra l'altro è una cartina topografica, cioè veramente, guardate il lago di Garda come c'è qualsiasi paesino minuscolo. Quindi non parliamo di una cartina indicata più o meno, guarda che dettaglio che c'è qua.
questa cabina probabilmente c'era un telefono, una cabina telefonica. Guarda quante lampade a neon c'erano. Questa deve essere illuminata a giorno, questa sala. Guarda qui, Landsat War Room, area di classe 1. Questo era il massimo grado di segretezza. Per entrare qui dovevi avere il massimo grado di accesso. E sopra era tradotto Sala A di guerra terrestre Landsat. Questo è il primo ambiente e qua giù c'è ancora un altro ambiente. Sarà lunga, 20 metri, alta 10 almeno. Veramente un dedalo. Sono venuto da qua giù c'è un altro cornicolo, altre stanze, impressionante. È un labirinto. Sono moltissime stanze vuote, magari erano i posti dove dormivano. Chiaramente hanno portato via i militari quando se ne sono andati, poi per parecchi anni è stata completamente abbandonata, di facile accesso, quindi hanno depredato tutto. Qua c'erano probabilmente tutte, non so che tipo di macchine c'erano qua. Come quasi una sala server. Cos'è questo? Guarda, l'elenco telefonico di Verona del 94-95. Qui ci sono le pagine gialle, sempre del 94-95. Poi c'erano tutti i doppini dei connettori telefonici al vecchio telefono a muro. Probabilmente quando devi chiamare qualche altra unità dell'esercito, della NATO, questa era la sala in cui si svolgeva tutto. Con le pubblicità, autosostitutiva, la Fiat Punto. Telefono a casa. Ma qui la pubblicità dei primi cellulari. Siamo passati 6 secoli. E qua c'è un altro incrocio, a sinistra e a destra. È veramente... Questo è veramente labirintico perché ogni 10 minuti che cammini trovi incroci qua, qua giù. E questa qua è la sala telex delle telescriventi. Qui. La vecchia Epson FX 870. Poi immaginatevi tutto illuminato con questa luce al neon fredda. Aveva proprio l'effetto di guerra fredda. Ecco, computer con i floppy disk. Computer Olivetti. Cosa giocavano? Street Fighter 2 qua, vediamo. Sono proprio vecchio, io utilizzavo ancora questi. Cos'è? Che ecco c'è qua dentro? Questo deve essere un corridoio con uscita secondaria. Non vedo nemmeno la fine. Bene, mi sono perso all'interno del bunker. Ottimo. Vediamo dove sbuca questo. Che cacchio porta sta roba? Venivo da là e c'è ancora un'altra S. La risbuco. Ok, questa deve essere un'uscita secondaria. C'è una porta che probabilmente portava all'esterno. Ok, non trovo l'uscita. È arrivato il momento di dire che mi sono perso. Uscita di emergenza. Sì, ma quella l'ho appena fatta, era chiusa. Qui sono passato prima. No. Ah, aspetta, queste sono le cartine. Ok, laggiù c'è la luce. E qui Claudio mi porta all'interno di 2 stanze che avevo già visitato e me ne spiega nel dettaglio la funzione. Su ogni postazione era collegata una base. Ok. Qui per esempio c'è ancora qualcosa, guarda, quinta. Quindi era la sala comunicazione, tutte le basi italiane comunicavano qua. Esatto. Ma tutte quelle scaffalature che ci sono nelle stanze cos'erano? Quelle che hai visto qui? Sì. Questa era la cripto. Cioè cripto compravano i bitcoin? Sì. Era praticamente, c'erano dei rack dove il segnale veniva ricevuto criptato. Ok. E poi veniva Decodificato. codificato, pulito e poi veniva... Ma è enorme perché ce ne sono 2 o 3 di questi, mi sembra averne viste. 2 ce ne sono. 2. Questa è la sala cripto e l'altra è la sala tel. Quindi cosa c'erano? Dei computer? Cos'erano? Te li faccio vedere adesso, ce li ho dentro, ti faccio una foto a farti vedere. Ok. Dei bussolotti quadrati con l'alimentatore, aveva un pannellino piccolo e basta perché ricevono il segnale lo Come mai decriptava. così tanti? Perché ognuno per ogni sala, per ogni base. Dico, Questo era il ma grafico e allestiti. la planimetria di quella c'è anche il muro divisorio, è proprio la planimetria. Sì. Se tu vai a vedere con calma, vedrai che c'è scritto Brindisi, Rivolto, vedi, Cosme, Padova. TX. Ok. Quindi ogni rack o era TX o era RX, vedi? Un rack per decriptare e un rack per criptare. Porto di Anche dei nomi in codice c'ha perché shape, Eh cos'è? sì, eh sì.
Measure Relax Backyard. Perché noi nel 2014, quando abbiamo cominciato a interessarci della base, abbiamo cercato di salvare tutto il possibile. Certo. Tutto quello che vedi che stiamo allestendo è perché l'abbiamo salvato. Quindi questi O hanno diciamo, avuto non chiamiamo- 14 non chiamiamoli- anni per spolparla. La speranza è quella che quando faremo l'appello, la gente che ha conservato questo materiale, perché a me piace dire che l'ha preso per salvarlo, esatto, e quando faremo gli appelli a riportarli alla base li riportino. Allora, siamo entrati in una parte nascosta della base, un cunicolo veramente strettissimo. Non passarci vestiti come sono. Madonna. Tipo speleologia urbana. Allora, qua c'era un apparato di ventilazione. C'era qui la ventola enorme con i pulsanti per attivarla. E qua altre sale, un ufficio con un'altra sala con un ingresso secondario qua e chissà dove sbuca dalla parte da qualche parte. Adesso la parte divertente sarà cercare di riuscire da queste sale nascoste e riuscire a ripassare da questo corridoio qua. Comunque non so se è suggestione o perché è tutto così buio, ma questo posto ha veramente un senso di claustrofobia pesantissimo. Ok, sono uscito un attimo a prendere una boccata d'aria perché dentro la base c'è un fortissimo odore di grasso per macchine, di gasolio, e dopo un po' inizia a far male la testa, l'aria è veramente irrespirabile. Non so come facevano i militari dentro, ma probabilmente con gli impianti di aerazione che avevano non c'era mai questo odore di stantio così forte. Sì, come pensavo, nel senso questi, diceva Claudio, questi cancelli erano a seconda dei gradi di accesso. Questa era second class, qua dietro c'era la sala crypto, quindi era first class, quindi tu a seconda del grado di autorizzazione che avevi potevi entrare nelle varie stanze. L'uscita principale, Ok. l'uscita secondaria e l'uscita di emergenza, quindi in caso di bisogno tu vai dritto di qua, proprio in fondo al corridoio c'è l'uscita di emergenza. Queste erano per ascia, quindi In caso di incendio per spaccare, certo, per spaccare le cose. e sui Ma corridoi questi cos'erano? Pannelli Sono- anti-umidità? Cos'erano? questi Antisuono? Cos'erano? fanno due funzioni: isolante, soprattutto per il parlato. Anche questo è isolante, no? Vedi? Non è Certo. su tutte le sale, questo è fonoassorbente. Certo. Sì, erano pannelli fonoassorbenti e qua no. Non assorbenti. Incredibile. Pronto, prova 1, 2. Pronto, prova 1, 2. Incredibile. Incredibile. Dovrei farmi uno studio così, qua nella base. Io. Ecco, bene. ecco come fanno a registrare un buon audio, vedi? Questo è originale, carta da bruciare. Sì. Non si doveva lasciare nulla. No. E anche qui, ragazzi, è tutto reso possibile dall'opera dei volontari che vengono qua, si sporcano le mani per salvare questi posti incredibili. Questo era il primo impianto d'allarme della base. Allora ragazzi, come avete visto, questa base è resa possibile le visite dall'associazione AISF, AISF. Associazione Italiana Studio Fortificazioni. Esattamente, tutto lavoro di volontari, vengono qua e si sporcano le mani per permettere che queste cose siano ancora visibilitabili e fruibili a tutti. Se la volete visitare vi lascio il numero sotto in descrizione, per chiamare per visite potete mandare un WhatsApp e organizzarvi. E noi siamo ben contenti di farla vedere. Assolutamente. Bene. Grazie. Grazie Ok. ancora Claudio. Ok, Ciao, 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 ciao. Bene ragazzi, siamo arrivati anche questa volta alla fine del video. Se siete arrivati fino a qua ti ringrazio, perché sono le tue visualizzazioni, la tua iscrizione al canale che mi permette di avere accesso a questi posti e soprattutto mi dà lo stimolo per continuare a produrre video. Come sempre trovi tutta la mia attrezzatura, i miei social, auto, moto, video e qualsiasi altra cosa sotto in descrizione, e noi ci vediamo al prossimo video dove ti porterò all'interno della Casa Bianca a Washington DC. No, scherzo. Ciao, alla prossima.